Ciao e benvenuti su Miss Biancoala, il canale dell'illuminazione. Credere per vedere. Questo non è un semplice canale legato alla legge di attrazione, legge dell'assunzione, è molto di più. È un canale che tratta la spiritualità finalmente in maniera profonda, chiara e semplice, dove ti insegno a riprendere in mano il tuo potere e manifestare tutto quello che vuoi e ben oltre quello che vuoi. Qui ci sono centinaia di storie di successo di persone che hanno manifestato, stanno manifestando finalmente la vita che desiderano. Vuoi unirti a loro? E allora iscriviti al canale. E sono anche disponibili corsi, consulenze personalizzate, meditazioni, letture energetiche singole, tutti preziosi strumenti che hanno aiutato tutte queste persone a manifestare finalmente ciò che desiderano. Trovi i link di riferimento qui sotto nel box informazioni, oppure se scrolli tra i commenti. Non perdere tempo e energie, vai dritto al sodo e finalmente comprendi come riprendere in mano il tuo potere e manifestare tutto quello che desideri e ben oltre, perché te lo meriti, perché è giunto il momento di investire su se stessi e riscattare tutto il bene e le cose meravigliose che ti meriti. Questo è Miss Biancoala. Questa è la mia famiglia. Pace, amore ed energia. E ora al video. Però per chi fa piacere andiamo a leggerci questa meravigliosa testimonianza. Ciao Giada, ti scrivo dopo tanti mesi, ci eravamo lasciate a novembre. Questa mail l'ho ricevuta il 1° agosto. Il 1° agosto l'ho ricevuta, ci eravamo lasciate a novembre, quando ti raccontavo che il ragazzo che mi ero manifestato una seconda volta era parecchio assente e mi ritrovavo sempre nelle stesse situazioni, Luca Armici, passate e dolorose, nonostante stessi lavorando molto su me stessa. È molto difficile lasciare andare la nostra vecchia pelle, lasciare andare il nostro vecchio, la nostra vecchia versione che ha manifestato quegli eventi e circostanze, perché entrano in gioco diverse cose che magari affronteremo in un altro video dove andremo a spiegarlo meglio. È difficile lasciare andare il vecchio noi stessi, ecco perché ricadiamo sempre nelle stesse energie, negli stessi accadimenti, andiamo ad attrarre sempre la stessa tipologia di dinamiche, di relazioni, di persone, di accadimenti, che ci fa vivere in un loop a dire: ma a me succedono sempre le stesse cose? E ora, con il passare del tempo e mente più lucida, so dirti che stava succedendo e ti aggiorno sui cambiamenti. Quando ti iscrissi non stavo per niente bene. Frequentarmi con quella persona era un continuo vivere con l'angoscia e l'insicurezza. Nonostante mi tirassi su in tutti i modi riprendendomi, ce la devo fare, lui è quello giusto. Vedi che l'ego ti convince, lui è quello giusto. Giusto. Le cose, qui c'è dietro una verità, potrei dire una bomba che vi potrebbe scioccare. Non c'è una persona giusta. O meglio, c'è la persona giusta per quella vostra versione. Quando cambierete versione dovrete trovare un'altra persona. Vabbè, andiamo avanti. Andiamo avanti perché questa sarebbe enorme da dover spiegare. Enorme, regà. E neanche voi stessi sarete giusti in questo momento, ma domani non sarete giusti perché sarà una vostra nuova versione che cercherà una nuova vostra versione. È pazzesco, vabbè. È molto articolata questa cosa. Quando la capirete, l'accetterete tutto quanto, la implementerete, vi accorgerete proprio di andare fluidi e la vostra vita diventerà veramente un trionfo di persone, di relazioni, di amore. Bello, una cosa bella diventerà. Allora, nonostante mi ripetevo, ce la devo fare, lui è quello giusto, le cose, perché è scritto piccolo, le cose non cambiavano, spoiler, lui non era quello giusto e io stavo continuando a bussare a una porta chiusa e abbandonata, solo perché ero profondamente convinta che oddio, il tuo ego t'ha convinto, non avrei trovato qualcuno che mi piacesse. Ma ti mettete, ma che state compiendo nella vostra, cioè avete 100.000 anni, cioè, vabbè, che anche lì
si potrebbe trovare, cioè ci sono vecchietti che si accompagnano e praticamente hanno relazioni meglio di quelle prima che ci hanno avuto. Trovato qualcuno che mi piacesse o che mi trattasse con un minimo di dignità, amore, cioè problemi di autostima, problemi col sé, dignità, amore, cioè, via, cioè, quando io penso a una relazione, ok, io ero come voi, infognata come voi, ok, pensavo che dovevo in un certo modo venire incontro alla persona, dare tantissimo a quella persona, metterla sul piedistallo a quella persona, stare lì sull'altare a sacrificarmi per quella persona, cioè dare una libbra di carne per quella persona e così via, annullarsi per quella persona, fare lo zerbino per quella persona, ce l'ho passati tutti i stadi, veramente, fino proprio alla discesa degli inferi. Adesso mi accorgo che l'amore, cioè che una relazione è amore, una relazione è stare bene, cioè se devo tribolare, ma perché devo tribolare? Ma allora non è una relazione, non è veramente il vero amore, non è la persona giusta per me se io devo tribolare. Ma perché devo tribolare? Ma dove sta scritto? Che ti ha assegnato il medico che devi tribolare? Non credo. E un mese dopo averti scritto ho deciso di prendere in mano la situazione e chiedere delle risposte dopo vari tentativi disperati dell'universo di svegliarmi. Lo so, l'ho fatto finalmente e lui mi ha confidato di non essere pronto per una relazione. Vabbè, cioè, capite? Sono stata, cioè l'universo era là a dire, l'ego era lì a dire sì, è l'amore giusto. Cioè, vi rendete conto? L'universo era lì a fargli capire, zia, smolla, zia, c'è molto di meglio, zia, quello ti è manifestato la tua vecchia versione con i vecchi problemi, le vecchie energie e così via. La tua nuova versione, cioè, è come continuare a voler utilizzare qualcosa di obsoleto quando c'è a disposizione una versione più aggiornata, ma voi continuate ad utilizzare qualcosa di obsoleto e vi state pure a incazzare perché non funzioni correttamente, ok? Quando avete a disposizione qualcosa di più aggiornato e nuovo, facciamo finta come fosse un aggiornamento di software che voi vi rifiutate assolutamente di fare e poi vi lamentate perché non funziona bene quel programma. Sono stata parecchio male, non te lo nego, ero arrabbiata perché mi sentivo presa in giro, ero amareggiata perché mi chiedevo continuamente ma perché non posso incontrare, ma perché non posso incontrare solo persone adatte a me e al mio livello spirituale? Ho visto distruggersi tutte le illusioni che da un anno mi ero costruita con cura per sfuggire dalla noia del che palle neanche lui è quello giusto, dovrò aspettare ancora. Il problema non è che dovete aspettare, il mondo è pieno di gente. Milano diceva su sta faccia della terra all'epoca eravamo 7 miliardi, mo 8 miliardi. È impossibile che non esista una persona adatta a te. E lo diceva una persona che era di inizi del Novecento, che non conosceva sta roba spirituale, però era questo. Era questo. E diceva la verità. Vi garantisco che quando voi vi aprite al credo che c'è gente come voi, che c'ha fila, troverete la fila, troverete gente come voi, sembrerà che, madonna, ma dove sta tutta sta gente? Oddio, ma dove era tutta sta gente? Oh. Capite? Ok? Ma prima dovete togliervi dalle grinfie dell'ego, dovete emergere da quel dolore come un parto a nuova vita, ok? Lo dovete desiderare, di lavorare su voi stessi, di investire in voi stessi. Ti confido però che quando mi disse quelle cose sentii una voce leggera e così pura dire meno male che non vai bene per me, meno male che oltre a te c'è altro, meno male che esiste di meglio, meno male che ora posso andare via lontana da te. Ma vi rendete conto quanto l'anima vi parla? Cioè, ho veramente la commozione perché l'anima è lì che vi vuole comunicare, è lì che vuole darvi la via giusta, la salvezza, vuole darvi la soluzione, non come l'ego. Cioè, capite? Allora, aspetta che, come sempre... Ma non lo capii subito. Prima dovetti realizzare che l'idea che mi ero fatta di lui non corrispondeva a ciò che realmente era. E così anche la nostra relazione non è che te non ti corrispondeva, corrispondeva alla tua vecchia versione, che la tua nuova versione non accetta. Non accetta. È sempre questo, raga. Era così anche, vabbè, mi sono sentita una stupida impotente, è normale, perché non ero stata in grado di manifestare ciò che desideravo. Vedete, qui, vedete che filo conduttore, tutte le mail si ritrovano, questo si ritrovano. Quando poi uno si risveglia e dice, cioè, si prende anche quasi i sensi di colpa, è sbagliatissimo perché l'ego che ha perso da una parte cerca in qualche modo di conquistarvi in qualche modo, cerca in qualche modo di riavervi. E quindi che succede? Vi fa cadere in una spirale di disperazione, di
mio Dio, pure questo è sbagliato, ho toppato, senso di colpa, come ho potuto manifestare questo, in modo di tenervi, cioè l'ego sfrutta ogni vostra piccola debolezza affinché voi possiate fare il tonfo e tornare tra le sue grinfie. Le prova in tutti i modi. E ci sono voluti mesi prima che mi riprendessi, ho affrontato l'assenza di questa persona come fosse stato un vero e proprio lutto. Come la mia psicologa mi aveva detto, ho aperto gli occhi e mi sono dovuta rendere conto che lui era totalmente un'altra persona da quella che mi raccontavo. Stavo bene, la maggior parte delle relazioni vanno avanti e si reggono perché uno si racconta una storia che non corrisponde al reale. Si dà quasi il contentino, si dà quasi, ok? Si giustifica quasi di continuare quella sofferenza quando potrebbe tranquillamente smettere di soffrire, ok? E cambiare quindi, ma il cambiamento è un po' anche il dover avere un confronto con se stessi e dire questa situazione non mi sta più bene, me la so fatta andare bene, ma allora ho perso il tempo. E l'ego su questo ci campa proprio tantissimo, ci magna proprio tantissimo, cioè come dire, se magna proprio la grande ci magna, perché sta lì a dirti, vabbè, ma allora che vuol dire? Che hai perso del tempo. E voi gli dovreste rispondere, no, non ho perso il tempo, ho imparato una cosa che adesso me la metto in parte e non me la farò più accadere. È così che dovreste reagire, non buttarvi giù e dire sì, effettivamente ho perso il tempo, ho sbagliato, sono stata una cogliona o un coglione, non dovevo farlo e così via, come è potuto. No, dovreste dire ho imparato una cosa nel bene o nel male, adesso comunque la posso usare a mio favore, il famoso convertimento dell'energia che corrisponde anche agli episodi negativi in positivo. Ok? Ero esattamente come ero io. Aspetta, aspettate. Allora, aspettate perché è lunga, cerco di, poi da questa tanto la metto, ma non mi do una colpa, sai, avrei, tanto poi ve la metto, questa roba qua, fotografata a fine video, avrei potuto non lavorare per manifestarlo una seconda volta e ricordarmi del perché l'anno scorso si era conclusa, avrei potuto essere più sincera con me stessa, ma non l'ho fatto, non ci sono riuscita, evidentemente perché avevo bisogno di prendere questa porta in faccia, sì. Sì. L'universo alcune volte, pur di svegliarti, ti fa prendere delle vere e proprie tramvate. Ok, perché la letterina è lunga, poi ve le metto e andiamo alla parte figa, ok? Ti dico inoltre che dopo aver voltato pagina è stato come se mi si fosse aperto un mondo. Hanno cominciato a piovermi opportunità splendide, una dopo l'altra. Ho passato la maturità a pieni voti. Ho finito il mio percorso di psicoterapia. Ho organizzato viaggi bellissimi. Ho attratto a me persone splendide. E senza di lui, senza tutte quelle energie basse e negative, mi è stato facile amarmi, capirmi e vivermi. Ho cominciato poi ad analizzare ogni mio desiderio. Parliamo dei vampiri energetici? Vorreste essere pronti a sentirli? Quanto campano soprattutto quando vedono una persona che sta cominciando a risvegliarsi, a succhiarvi come gambero? Volete sapere la verità orrenda? Siete pronti? Ho cominciato poi ad analizzare ogni mio desiderio, a capire come fosse davvero puro o ci fosse lo zampino dell'ego. Mi sono guardata dentro e sono andata a prendere tutti quegli scheletri nascosti per bene nell'armadio. In seguito, a giugno, scherzando con un'amica, mi è venuto in mente un ragazzo che conoscemmo l'anno scorso e così un po' per gioco gli ho scritto. Non avevo alcuna pretesa, anche perché di lui in giro si diceva essere, attenzione, essere molto farfallone, quindi non ci davo molto peso. Però giorno dopo giorno si è dimostrato essere tutt'altro, perché noi manifestiamo sempre la versione che ci corrisponde a quello che siamo, manifestiamo ciò che siamo e quindi anche nell'altra persona. Giada, ci fosse stata una volta sola in cui non mi ha messa al primo posto, subito dal primo momento mi ha sempre trattata benissimo, parla sempre bene di me ai suoi amici, sembra veda solo me, è sempre disposta a risolvere i miei dubbi, è sempre presente e sembra essere davvero tutto ciò che io ho sempre desiderato ed è successo così, vedi, senza programmare, senza aspettarsi nulla. L'aspettativa è figlia dell'ego e getta nell'ossessione. Questa esperienza mi ha proprio fatto rendere conto che non conosciamo proprio niente. Mesi fa io ti giuro ero convinta, ci avrei messo la mano sul fuoco, che il ragazzo precedente fosse l'unico e il solo. L'ego è assolutista. Ebbene sì, è assolutista.
E pensa, te, come ti annebbia la vista l'ego. Ho imparato davvero un'infinità di cose che non saprei nemmeno da dove cominciare, ma soprattutto ho imparato ad amarmi in modo ancora più diversi. Grazie a te, Giada, senza i tuoi insegnamenti vagherei ancora nel vuoto più totale. Dante le descrisse benissimo. Si inizia dall'inferno, si passa nel purgatorio e si arriva in paradiso. L'inferno è quello che ci fa vivere l'ego, il purgatorio è quella fase in cui ci accorgiamo di quello che l'ego ci ha fatto manifestare, che non va più bene, ma siamo quasi in un limbo dove non sappiamo cosa è giusto, cosa è sbagliato, ci sentiamo in colpa, siamo ancora lì in mezzo alle grinfiette dell'ego che cerca in tutti i modi di sedurci e riportarci in quell'inferno dove eravamo prima, però poi continuiamo e il passaggio successivo è il paradiso, ossia l'affermazione finalmente della nuova noi, la celebrazione del nuovo noi, e lo celebriamo attraverso l'amore e dunque attraverso l'amore andiamo ad attrarre a noi stessi le persone giuste. Ecco che la vita improvvisamente da quell'inverno rigido comincia a diventare una meravigliosa, rigogliosa e prospera primavera e poi una meravigliosa estate. E sono le stagioni cicliche della nostra vita. Ogni volta che dobbiamo lavorare su noi stessi per manifestare sempre qualcosa in più. È questo che io vi insegno in questo canale. Queste 4 email cosa ci hanno insegnato? Che dalla tribolazione si può e come uscire, si deve, si può rifiorire, non vi giudico, e che tornerete sempre all'ovile. Io lo so che tornerete all'ovile, perché così sono stata istruita a fare con voi dal maestro, così egli faceva, perché alla fine anche chi lo tradì si pentì amaramente subito, immediatamente. Il seme vive in una persona e poi sboccia quando è il momento giusto, e una volta che sboccia la verità diventa così accecante e abbagliante che non è possibile ignorarla, e capiamo che strada e cosa c'è da fare, anche se l'abbiamo ignorato, anche se l'ego ci ha detto che non era giusto, che era sbagliato e così via. E questo io faccio in questo canale, faccio questo attraverso le consulenze, attraverso le letture, e mi dispiaccio, non giudico, provo solo dispiacere quando vedo appunto che l'ego l'ha vinta, ha vinto su di voi solo per un momento, ha vinto su di voi e che dovete passare quell'inferno, ma anche appunto ogni esperienza, anche che negativa che sia, può e come essere poi un modo, una via per riprendere coscienza e controllo su noi stessi. Una volta che hai toccato il fondo puoi soltanto darti una spinta e risalire su, risalire insomma. E serve anche questo, e ve lo dice una che gli è successo tante di quelle volte, proprio perché non volevo dare ascolto all'ego, sentite, vado in automatico, non volevo dare ascolto, no. Non volevo dare ascolto all'universo, neanche lo riesco a dire, non volevo dare ascolto all'universo, non volevo dare ascolto all'ego, effettivamente non io voglio dare ascolto all'ego, no, all'epoca glielo davo, inseguivo tutti questi insegnamenti fugaci, terreni, che non ti portano mai da nessuna parte, o ti danno una gioia momentanea che poi si trasforma in un vero e proprio inferno, cioè è un'illusione, è un'illusione. Ma l'anima vince sempre. L'universo vince sempre, ok? Ringraziamo queste 4 persone. Questo video lo dividerò perché probabilmente è molto lungo, quindi lo andrò a dividere e vi aspetto qui su un prossimo video. Ringrazio per avermi seguito, pollice in su e pace, amore ed energia. Grazie a queste testimonianze e grazie a voi che mi seguite.